Bentornati ragazzi, bentornati in questo nuovo tutorial Il Toto ti spiega. L'anno scorso, proprio qua al Monza Pizza Bike Park, abbiamo realizzato su questa pump track una serie di tutorial. Un sacco di persone poi mi hanno scritto di iniziare a fare dei tutorial proprio anche sul DH e il freeride. Così ho iniziato a pensare e a un certo punto ho avuto l'intuizione. No, la picchio! Aiuto, aiuto! Tu cosa fai? Oh, no, non nel baule, no, non chiudere, no! Aiuto! Ho la nausea! Siamo arrivati! Aiuto! Prima! Quindi ho pensato che la cosa migliore da fare per farvi capire i concetti che abbiamo visto nei tutorial di pump track ma applicati in DH fosse portare una persona che era già abile in pump track ma non ha mai praticamente girato in DH. Vi presento il pazzo, rider super loca del Monza Pizza Bike Park. Lui gira praticamente solo esclusivamente in dirt jump, un cosiddetto park rat. Dato busy, grazie. Yo! In questa prima parte vedremo come si affrontano le gobbe, quindi come pompare, e le curve. Abbiamo un doppio, come abbiamo visto, una persona adesso è passata e ha doppiato un'altra. Però in realtà quando non è ancora capace di doppiare dei salti, non è che arriva su queste gobbe e sta rigido e fa proprio la figura del Paolotto che magari si impunta. No, bisogna ricordarsi che sono praticamente delle gobbe, vedete, perché sono raccordate, non c'è un buco vero e proprio. Quindi cosa si fa? Bisogna pompare. Quando arriviamo su una gobba ci stendiamo col peso tutto in avanti, mentre quando la ruota dietro è in cima alla gobba ci stendiamo tutti all'indietro e pompiamo con le gambe. Il pazzo vi ha spiegato esattamente come pompare una gobba, ma l'importante è seguire gli avvallamenti col proprio corpo, non bisogna stare rigidi. Per esempio adesso abbiamo trovato queste tre gobbe che sono veramente perfette per essere pompate. Io non voglio vedere che pedalate, pompate. Anche in questo caso siamo davanti a una struttura che non è un vero e proprio salto, diciamo sono due gobbe in discesa simili a uno step down che se uno non è capace di ollare bene in realtà non salta qua. Quindi cosa deve fare una persona che arriva qua davanti? Seguire le gobbe e pomparle. Adesso vi faremo vedere proprio come questa struttura può essere interpretata ollando e invece pompando. È la mia primissima volta in DH e devo ammettere che le tempistiche sono diversissime rispetto a una bici da dirt. Per pompare devo davvero anticipare tantissimo il movimento perché ho un ammortizzatore che si distendono e si comprimono rispetto alla dirt che è tutta rigida. Girando tanto in pump track senti il beneficio della dirt anche qua, sì, giusto? Sì, tantissimo. I movimenti sono simili, però è la tempistica ovviamente che cambia, infatti ci devi prendere un po' la mano. Adesso siamo arrivati nella cosiddetta area jump. Tutte le aree con i salti di solito comunque sono studiate apposta in modo tale che dopo aver dato un paio di pedalate ci sono delle gobbe dove mantenere la velocità. Anche qui infatti all'ingresso di quest'area abbiamo questo avvallamento che serve apposta per pompare e prepararsi al salto successivo. Vi faremo vedere che il pazzo pomperà semplicemente normalmente senza staccarsi da terra. Io invece per pompare ancora di più ollerò prima della gobba e pomperò poi la gobba. Anche nel bosco, ragazzi, bisogna pompare. Non è che solo dove abbiamo delle gobbe fatte apposta per essere pompate dobbiamo pompare. Per esempio, qua
qua abbiamo un pezzo di discesa, però poi qua si spiana e vedete che addirittura lì va leggermente in salita quasi. Ecco, maggior parte della gente che vedo arriva lì e pedala. Invece cosa può fare una persona? Qui non so se si vede nella camera, ma in realtà questa è una gobba. Pompa qua, pompo qua, e qua abbiamo una serie di piccoli avvallamenti che vanno usati per pompare. Per esempio, esattamente quel sasso vi sembrerà troppo preciso, qua va in discesa, questo pezzo di discesa dobbiamo usarlo per pompare. Questa cosa qui ci si rialza, qui c'è la radice, si usa da gobba, la discesa della radice si pompa in giù. Passiamo invece adesso alle curve. Se vi ricordate avevamo parlato di curve con sponda e curve in piano. Ecco, in bike park abbiamo anche curve con sponde, ma sponde molto lievi di cui non ci possiamo proprio fidare, anche perché come vedete tipo in questa c'è un sacco di terrina che ci fa scivolare le gomme. Ecco, quando abbiamo una curva del genere non terremo i pedali in pari, ma sfalseremo i pedali e schiacceremo sul pedale esterno per far aderire bene la gomma. Invece quando abbiamo un bel curvone largo, bello liscio, ecco, in quel caso teniamo il pedale in pari anche in bike park. Ovviamente nei bike park di montagna troveremo anche curve di questo genere, che sono chiusissime, hanno un angolo praticamente di 180 gradi e non hanno la sponda. Ecco, in questo caso per forza col piede alzato. E l'altra cosa difficile di queste curve è che ci verrà da schiacciare il freno molto a scatti. Invece dobbiamo essere belli morbidi, lasciare uscire bene la bici dalla curva e cercare di mantenere il flow. In questo tutorial abbiamo visto quindi come pompare e soprattutto come pompare tutti gli avvallamenti, le radici che abbiamo e le curve. Il pazzo è stata proprio la nostra dimostrazione che la DH l'hai mai presa? No. È la prima volta veramente che la usa. Quindi abbiamo visto che comunque se l'è cavata veramente bene. Questo dimostra che entrambi gli sport, sia il dirt che il downhill, sono uno propedeutico all'altro. Quindi mi raccomando, andate a girare sia in dirt che in DH.